Arancia Meccanica e Clockwork Orange, il capolavoro distopico di Stanley Kubrick del 1971, è un'opera che mescola genialità, provocazione e un profondo senso di inquietudine. Tratto dal romanzo di Anthony Burgess, il film esplora un futuro dominato dalla violenza e dal controllo mentale, portandoci a riflettere sul conflitto tra libero arbitrio e conformismo. Il titolo stesso, A Clockwork Orange, nasconde una metafora potente. Ispirata a un detto del dialetto Cockney, strano come un'arancia a orologeria, richiama l'idea di qualcosa di naturale in apparenza, ma profondamente artificiale e meccanico all'interno. Un'immagine perfetta per Alex DeLarge, il protagonista interpretato da Malcolm McDowell, che sembra trasformarsi da sociopatico a perfetto cittadino, ma perde la sua umanità lungo il cammino. Ma veniamo alla trama. Alex DeLarge è un giovane carismatico ma spietato, leader di una banda di drughi che trascorre le notti tra violenza, furti e brutalità in una Londra distopica. Appassionato di Beethoven, Alex sembra invincibile fino a quando un tradimento non lo conduce all'arresto. In carcere accetta di sottoporsi al trattamento Ludovico, un esperimento governativo che promette di riformare i criminali attraverso un condizionamento psicologico estremo. Ma trasformare un uomo in una sorta di arancia meccanica, incapace di scegliere tra il bene e il male, è davvero un progresso? Curiosità. Durante le riprese, McDowell si incrinò una costola e il trattamento Ludovico, con la celebre scena in cui Alex viene costretto a guardare film violenti con gli occhi spalancati, non solo è disturbante, ma gli procurò un'abrasione alla cornea. La scelta di Malcolm McDowell per il ruolo di Alex DeLarge nacque dopo che Stanley Kubrick lo notò nel film Se di Lindsay Anderson. Fu proprio quell'interpretazione a ispirare McDowell nella costruzione del personaggio di Alex. Inizialmente incerto su come affrontare il ruolo, l'attore chiese consiglio a Anderson, che gli suggerì di basarsi su una scena di sé in cui mostrava un sorriso ironico e strafottente. Quel dettaglio divenne la chiave per delineare Alex, trasformandolo in una figura tanto carismatica quanto inquietante, un elemento che contribuì al successo iconico della sua interpretazione. Con un budget di 2,2 milioni di dollari e pieno controllo creativo, Stanley Kubrick adotta un approccio più dinamico e sperimentale rispetto ai suoi film precedenti, arrivando a girare personalmente alcune scene con la cinepresa a spalla. Un tratto distintivo della regia è l'uso massiccio del grandangolo, che esalta le prospettive e distorce i bordi delle immagini, contribuendo a creare un'atmosfera surreale e inquietante. Le riprese, iniziate il 7 settembre 1970, si conclusero in meno di 6 mesi, il 7 febbraio 1971. L'estetica di Arancia Meccanica si ispira alla pop art, combinata ad elementi della op art. Gli interni riflettono una transizione tra gli anni 60 e 70, con un design borghese ma influenzato da una cultura contemporanea e visiva. Kubrick utilizza riferimenti sessuali espliciti, visibili in oggetti come la scultura in fibra di vetro della Donna dei Gatti, nei dettagli degli interni e persino nell'abbigliamento dei drughi, per scuotere e coinvolgere lo spettatore. I costumi, ideati da Milena Canonero, mescolano elementi di uniformi da poliziotto e supereroi perverso, con un predominante colore bianco. Questo colore, simbolo di purezza, viene reinterpretato da Kubrick per rappresentare asetticità e degenerazione, come nel latte più del Korova Milk Bar, contaminato da droghe. La colonna sonora del film mescola celebri brani classici, come La Gazza Ladra e Guglielmo Tell di Rossini, oltre all'iconico inno alla gioia di Beethoven che funge da leitmotiv. La scelta di Singin' in the Rain, invece, nacque casualmente. Durante la ripresa della scena di violenza, Malcolm McDowell improvvisò la canzone e Kubrick, entusiasta, ne acquistò subito i diritti. Sebbene Arancia Meccanica avesse ricevuto elogi da grandi registi come Federico Fellini e Akira Kurosawa, la censura fu severa in molti paesi.
Nelle sale britanniche il film fu addirittura ritirato a causa di minacce ricevute da Kubrick e dalla sua famiglia. Anche in Italia, dove arriva nel settembre 1972, il film venne vietato ai minori di 18 anni, divieto ridotto a 14 solo nel 1998, mentre per il debutto televisivo bisognerà aspettare il 2007, quando fu trasmesso sulla 7. Arancia Meccanica ha ispirato numerose opere e citazioni in vari ambiti. Tra i film si ricorda La gang dell'Arancia Meccanica del 1974 e Funny Games di Michael Haneke. La serie Miraculous ha un episodio ispirato alla pellicola, mentre i Simpson hanno parodiato il film in più occasioni. La scena della violenza nel film è stata ripresa in vari contesti, come nel fumetto La mela idraulica e nell'anime Zoku Awari Monogatari, dove vengono richiamate sia la cura Ludovico che l'abbigliamento dei drughi. Numerosi artisti hanno citato Arancia Meccanica nelle loro opere, come i Colleter Fomento, il gruppo pop Heaven 17 e il video musicale dei Blair per The Universal, che omaggia il film. Anche Rob Zombie e i White Stripes hanno creato video esplicitamente ispirati alla pellicola. La band punk The Addicts ha ripreso l'abbigliamento dei drughi e l'album Alex dei Sepultura si ispira al film. Il messaggio di Kubrick in Arancia Meccanica è ironicamente pessimista. Il regista suggerisce che le nuove generazioni ottengono ciò che vogliono prendendoselo, come fanno Alex e i suoi drughi. Il film esplora la contrapposizione tra la bestialità individuale e quella strutturata delle istituzioni, riflettendo le tensioni sociali e politiche dell'epoca, come le lotte tra destra e sinistra, la guerra del Vietnam e la primavera di Praga. Vengono inoltre criticate le istituzioni, in particolare quelle carcerarie e governative, che ignorano le esigenze dell'individuo. Kubrick critica anche i mass media, rappresentando spesso la donna come oggetto. Un tema centrale del film è il libero arbitrio, esplorato attraverso la cura Ludovico. Il cappellano della prigione, opponendosi a questa terapia, afferma che senza la possibilità di scelta, l'uomo cessa di essere umano, sottolineando l'importanza del libero arbitrio nell'esperienza umana. Il linguaggio usato nel film è il Nadsat, uno slang artificiale creato dallo scrittore Anthony Burgess, che mescola l'inglese con influenze russe. È parlato da Alex DeLarge e dai suoi drughi. Il termine drughi deriva dal russo druzia, che significa amici. Anche il titolo originale del film, A Clockwork Orange, è legato al Nadsat. In questa lingua orange significa uomo, rendendo il titolo tradotto uomo a orologeria, cioè un individuo pronto a esplodere in qualsiasi momento. La cura Ludovico potrebbe essere vista come una citazione dell'allegoria del mito della caverna di Platone. Come gli uomini incatenati che vedono solo ombre, Alex è liberato dalla prigione ma non riesce più a interagire con la realtà, diventando vittima di essa. La sua condizione viene poi riflessa nello spettatore, che, come in una caverna, guarda fisse le immagini sullo schermo. Ma perché Arancia Meccanica avrebbe dovuto vincere l'Oscar? Perché rappresenta un capolavoro cinematografico, sotto ogni punto di vista. La sua innovazione visiva e narrativa, il modo in cui esplora temi complessi come la violenza, la libertà e il condizionamento, lo rendono un film straordinariamente audace e profondo. Kubrick, attraverso il suo uso innovativo della musica, dei colori e delle inquadrature, crea una storia che è tanto un'esperienza sensoriale quanto una riflessione filosofica. La performance di Malcolm McDowell nei panni di Alex è diventata iconica, con un personaggio che è tanto affascinante quanto inquietante, contribuendo a definire il cinema moderno. Inoltre, il film affronta temi estremamente rilevanti come la libertà individuale, la disumanizzazione e la critica alle istituzioni, facendo di Arancia Meccanica una pellicola che trascende il semplice intrattenimento, diventando un vero e proprio manifesto sociale e culturale. Tutti questi aspetti, uniti alla straordinaria regia di Kubrick, avrebbero giustificato una vittoria agli Oscar. E allora,
perché non lo ha vinto? Nonostante le sue qualità indiscutibili, Arancia Meccanica non ha vinto, probabilmente, a causa della sua natura provocatoria e controversa. Il film affronta temi come la violenza gratuita e il comportamento antisociale in modo esplicito, accompagnato da immagini disturbanti che spingono i limiti della rappresentazione cinematografica dell'epoca. Questo ha suscitato polemiche, soprattutto tra il pubblico e la critica conservatrice, che ha trovato il film troppo scandaloso e problematico. Inoltre, l'Academy Awards di quegli anni era più incline a premiare film che, pur trattando temi rilevanti, fossero presentati in modo più convenzionale e rassicurante. In un contesto cinematografico ancora influenzato da sensibilità più tradizionali, Arancia Meccanica rappresentava un rischio che l'Academy non sembrava pronta ad accogliere. Kubrick stesso, pur essendo un regista di grande talento e innovazione, era spesso visto come un outsider da Hollywood e questo potrebbe aver influito sulla sua mancata vittoria. In conclusione, Arancia Meccanica è uno di quei film che non può lasciare indifferenti. Un capolavoro che sfida le convenzioni e che, ancora oggi, continua a scuotere le coscienze degli spettatori. Con una regia impeccabile, una sceneggiatura provocatoria e una performance straordinaria di Malcolm McDowell, Kubrick riesce a creare un'opera che non è solo un film, ma un'esperienza sensoriale e intellettuale. Il suo sguardo critico sulla società, sulla violenza e sulla libertà individuale risuona ancora oggi con potenza, dimostrando quanto Arancia Meccanica sia avanti rispetto al suo tempo. Non solo un classico della cinematografia, ma una pellicola che ha influenzato generazioni di registi, artisti e creatori in tutto il mondo. La sua capacità di mescolare arte e critica sociale, bellezza visiva e brutalità emotiva lo rende uno dei film più significativi della storia del cinema. Un capolavoro senza tempo che va oltre la semplice visione, che provoca, sconvolge e invita alla riflessione, con una qualità artistica e narrativa che lo rende indiscutibilmente uno dei migliori di sempre. Voto 10 su 10.